Finisce qui. Inter batte Cagliari. Cagliari 0, Inter 2. Decidono le reti di Lautaro Martinez e Pio Esposito. Un gol per tempo per l'Inter che continua a vincere a Cagliari. Terza vittoria consecutiva dopo Ajax e Sassuolo per un Inter che mette 3 punti importanti in cascina in questo turno di campionato da tenere d'occhio, con la Juventus che pareggia con l'Atalanta in attesa di Milan-Napoli. Una bella vittoria, finalmente Simo senza subire gol, uno dei temi più sollevati e più discussi di questi giorni. Tante buone notizie da questa trasferta di Cagliari, che è una nuova iniezione di fiducia per un Inter, direi molto positiva. Si è un po' temuto per il fatto che non la stesse chiudendo ancora una volta, tanti commenti sul fatto che l'Inter non la stesse chiudendo, ma poi è stata un Inter, soprattutto nel primo tempo, che mi è piaciuta molto, e nel secondo ha tenuto in maniera autoritaria, direi. Sì, alla fine mi sembra che all'ultimo minuto le notizie positive siano tante, anche da parte di molti singoli su cui fra poco andremo. Stavo anche ripensando alla fase difensiva, a parte quel palo di Foloruncio su calcio d'angolo, non mi pare di ricordare grandissime occasioni del Cagliari, non mi sembra di sbagliare su questo. Quindi È stato un salvataggio di Di Marco su Borrelli e il salvataggio di Dumfries su quel cross sul secondo palo di come più si chiama? potenziale, diciamo. Sì, esatto. Cioè, l'occasione grande è stata quella del palo, poi quelle due situazioni che potevano potenzialmente creare un pericolo, però poi Martinez non ha fatto grandi parate, e questa è un'altra buonissima notizia. È stata secondo me una gara onesta, nulla di super clamoroso, eravamo partiti molto forte ai primi 25 minuti, oltre al gol si vedeva che l'Inter voleva farne un altro subito, anche se poi non ce l'ha fatta. Poi nella ripresa, col passare del tempo, è migliorato anche il Cagliari, ha preso un po' in mano la partita, immagino anche spinto dal pubblico, non avevamo l'audio da stadio, quindi non lo so, ma posso immaginarlo. Però l'Inter poi, come devono fare le grandi squadre e le big, si è portata a casa la vittoria in maniera autorevole, facendo anche il secondo gol. Cioè, se questo tipo di gara la fa una squadra di Allegri, si dice la maestria di Allegri, che gestisce l'avversario, e quindi prendiamocela anche noi, cioè, semplicemente. Anzi, è un Inter che, a differenza delle squadre di Allegri, con tutto rispetto, ha avuto sprazzi anche di davvero bel gioco, con delle triangolazioni di alto livello, tanta qualità dal centrocampo in su. Un Inter che ha chiuso il Cagliari dietro, tant'è che il primo tempo si chiude con 0 expected goal del Cagliari. È difficile, comunque abbastanza raro vedere proprio 1-0 con Martinez mai impegnato nel primo tempo, solo un paio di uscite in cui si è visto, tra l'altro quella in cui si è fatto male proprio Belotti nel primo tempo, ma Belotti che si è fatto male da solo, non è stato l'intervento di Martinez a far male all'attaccante del Cagliari che è uscito. Si vedeva quanto ci tenesse a questa vittoria Chivu, che, se non vado errato, a livello di prima squadra in carriera, avendo avuto poche panchine, non aveva ancora mai vinto 3 partite consecutive, quindi lo fa adesso con l'Inter, tra Ajax, Sassuolo, come detto, e Cagliari in questa trasferta, una trasferta in cui storicamente l'Inter aveva vinto le ultime 5, se non erro, e in generale sta vincendo spesso a Cagliari. Lo fa di nuovo oggi con una bella vittoria contro una squadra molto organizzata, come quella di Pisacane, con una squadra che poi all'infortunio di Belotti ha risposto andando a rinfoltire di nuovo il centrocampo. Le scelte di Chivu, secondo me, anche a livello di cambi sono state ben ponderate, sia con la formazione iniziale che con i cambi a gara in corso, tenendo d'occhio anche la Champions League, ma tenendo d'occhio anche la possibilità di chiudere in crescendo, di avere delle soluzioni differenti a gara in corso, visto sempre quella preoccupazione, quel timore di un Inter che cala nei finali. Questa volta invece la possibilità di inserire lo stesso Dumfries, di inserire Di Marco, che poi è andato benissimo per me Di Marco, tra l'altro, lo stesso Pio Esposito, che hai perso la profondità che ti stava dando Thuram, ma hai aggiunto un calciatore che ti permetteva di tenere qualche pallone più alto e di far salire la squadra, e in più si è sbloccato Pio Esposito. Simo, sarà forse il tema di serata questo, si sblocca Pio Esposito. Lautaro Martinez per me probabilmente migliore in campo, al di là del gol che sblocca la partita, ha fatto una prestazione abbastanza piena. E Thuram oggi un po' meno incisivo rispetto al solito, ma comunque ha fatto vedere che quando vuole semina il panico tra gli avversari, soprattutto nell'1 contro 1. A un certo punto Gerry Mina lo ha totalmente ubriacato.
e anche Bonni è entrato molto bene, quindi oggi buone notizie da tutti e 4 gli attaccanti, con il solito discorso: "Ah, ci fossero stati l'anno scorso 4 attaccanti di livello". Sì, ma è normale che venga da chiederselo. Mi è piaciuto molto il fatto che dei 5 cambi a livello di atteggiamento mi sembra che siano entrati tutti con la voglia e il focus giusto, erano molto focussati, come ama dire Kivu, dà l'impressione di una squadra che anche con gli ingressi dalla panchina ha capito la difficoltà di questa gara e l'importanza di questa gara, che arriva nella giornata di Juve-Atalanta, nella giornata di Milan-Napoli, quindi puoi prendere punti su tutti potenzialmente, anzi su 2 li abbiamo già presi, visto che Juve e Atalanta han pareggiato. Dovessero pareggiare anche Milan e Napoli, li prenderesti anche su di loro. Quindi era fondamentale vincere. E a livello di singoli per me davvero, cioè, quasi tutti molto positivi. Stavo ripensando per esempio anche a un De Vrij che ancora una volta non ha sbagliato quasi nulla. Ti voglio Anche fare questa domanda poi, vai. Sì, ti voglio fare una domanda poi. Ma anche Akanji ancora una volta l'abbiam visto autoritario, con grande precisione negli interventi. C'è poco secondo me da dire a livello di singoli, se non che Mkhitaryan continua a non prendere la porta, vabbè questo lo sappiamo, non è più è un meme Però ormai. sai che volevo dirti, Simo, secondo me a livello di singoli oggi ancora una volta a me non è piaciuto troppo Barella, Sì, francamente. forse è lui, Nel forse è lui. senso che allora mi è piaciuto il fatto che venisse a giocare molto in mezzo. Domani magari ne riparleremo nella nostra parte tattica. Ha giocato in un modo molto interessante da analizzare, però questa continua ricerca delle giocate troppo complicate, soprattutto in alcuni momenti, Sì. mi ha lasciato un pochino così. Per me Mkhitaryan oggi ha fatto una buonissima partita. Al di là della fase di finalizzazione che sappiamo, però a livello di equilibrio e di gioco a me Mkhitaryan francamente è piaciuto, e quindi volevo chiederti, secondo te il clean sheet di oggi era un tema? Perché l'Inter da quando c'è Kivu, tra amichevoli, mondiale, Champions League e campionato, in 13 partite aveva chiuso solo 4 volte senza subire gol, e 7 gol nelle prime partite di campionato sono oggettivamente tanti per una squadra che ha ambizioni di alta classifica. Cioè, qual è il maggior merito? Dove sta il maggior merito secondo te in questo clean sheet? Era di poco valore il Cagliari, che però era davanti a noi in classifica fino ad ora, con 7 punti, o a me è piaciuto moltissimo De Vrij, Martinez non particolarmente impegnato, una fase difensiva più corretta? Dov'è secondo te la ricetta? No, un po' tutto. Alla fine il Cagliari, ovviamente a livello di valori non è forte quanto l'Inter, però se prima della partita dicevamo partita potenzialmente rischiosa perché loro sono in forma, son partiti bene, giocano in casa, non è che quando poi vinci possiamo dire: però il Cagliari fa schifo." Cioè delle 2 l'una. Ovviamente ha fatto fatica poi dopo l'infortunio di Belotti a maggior ragione, però comunque l'Inter ha fatto un ottimo lavoro. Mi sembra che anche nel tentativo di andare a bloccare subito le potenziali ripartenze, eccetera, abbia funzionato tutto quasi sempre bene. Infatti i 3 centrali per me hanno fatto tutti e 3 un'ottima partita. Poi può essere anche una questione di condizione fisica. Nella prima parte del primo tempo, anche in chat, in tanti ci dicevano: "Mi sembra di vedere l'Inter un po' più sciolta." E anche questo poi sono tutte quelle situazioni in cui poi lo noti, le riaggressioni, i contrasti, se comincia a prendere un po' di gamba, lo noti subito lì, lo stacco rispetto alle gare precedenti. Poi a volte è anche questione semplicemente di fortuna, perché se il colpo di testa di Folorunsho fa qualche centimetro più a sinistra, prendi un tiro in porta, un gol, come è successo anche in altre partite. Quindi vedi che a volte il calcio è questione di dettagli. Però comunque questo è sicuramente, fin quando l'Inter non normalizza il dato dei gol subiti, prima ancora di farne 1, 2, 3, 7, 15, io farò attenzione su quello, perché lo dico sempre, è una questione statistica storica che chi arriva più avanti, al di là di chi vince il campionato, ma in generale in Serie A lo fa con la difesa, e l'Inter stessa nelle sue stagioni migliori è sempre stata la miglior difesa o al massimo la seconda. Quindi è lì che l'Inter deve migliorare senza dubbio. Deve farlo passando anche da una migliore marcatura a zona, nel senso che Sì. sui piazzati anche oggi la marcatura a zona ci ha lasciato qualche dubbio. Secondo me un altro grande tema che dovremmo approfondire è che oggi per me l'Inter ha giocato bene, ha fatto una buona partita, tante cose buone, si son viste anche degli sprazzi di bel gioco, ma dobbiamo metterci nelle condizioni di creare pericoli maggiori, secondo me. È un Inter che anche oggi
Comunque tu parlavi della questione di centimetri sul palo di Folorunșo, dall'altro lato questione di millimetri sul palo di Cianoglu, un Sì. palo anche di Mkhitaryan. L'Inter ha avuto anche altre occasioni, una con Akanji che non ha convertito bene, una con Thuram che è stato anticipato da Yerry Mina, una occasione con la grande giocata di Thuram e poi l'ottima parata di Caprile. Nel primo tempo a livello di grandi occasioni un pochino meno, pur avendo giocato paradossalmente meglio rispetto al secondo. E quindi il tema adesso su cui bisogna crescere è, oltre a cementificare questa fase difensiva, convertire la produzione di gioco che hai davanti in occasioni ancora più nitide, ancora più nette. E questo secondo me passerà dal lavoro che si sta continuando a fare, dalla crescita che bisogna fare. Intanto era doveroso trovare i 3 punti, oggi non potevi prendere nessun risultato diverso dalla vittoria su questo campo per fare la tua terza vittoria consecutiva e mettere nel mirino un obiettivo realistico obbligatorio per me delle 5 vittorie prima della sosta. Prossima gara, Slavia Praga in Champions League, tra una settimana Cremonese in campionato e poi ci si rivede dopo la sosta con la Roma, che sarà già uno spartiacque importante. Quindi importantissimo arrivare alle 5 vittorie adesso. Grazie EC che ci dice grande gioco da parte di tutti, lieto per Pio, e siamo tutti contenti, e come dicevo sono molto contento che ci sia un giocatore che stia accendendo così tanto tutta la tifoseria indistintamente finalmente. Emanuele, anche basta con Mkhitaryan e Sigo Sucic dal primo minuto. Io non sono così netto, detto che ci serve per aumentare la quota di grandi occasioni maggior incisività nei metri finali che Sucic può darti. Sickness, grazie di cuore a Kanji, avrai bastoni in difesa da rete inviolata, difesa diciamo prima della partita, forse è questa in questo momento la difesa titolare dell'Inter. Difficile giudicare Martinez che non è stato impegnato in questa gara, il portiere. Mattia, loro ossessionati, noi focussati, e questo potrebbe essere il titolo di serata. Simo, lascio a te se hai un'ultima considerazione. Intanto l'Inter balza dal 10° al 5° posto con 9 punti in attesa delle altre partite. Ci si rimette un po' più verso la zona in cui l'Inter deve stare in attesa di Milan-Napoli. Guarda, ho solo un'ultima domanda, ora che la partita è finita, che siamo tranquilli, belli comodi. Ho una domanda. Mi fate vedere il replay del fallo su Thuram, per favore? O anzi, mi fate vedere un replay di una cosa dubbia per l'Inter. Uno, vi prego. Cioè, fanno apposta, non è possibile. Non ne vediamo uno, è una roba incredibile. Divento matto. Manca anche quello di Mkhitaryan, del fallo su Mkhitaryan dopo 1 minuto e mezzo circa. Grazie al nostro Simone, grazie a tutti voi per averci seguito. Clic sul tasto iscriviti se non l'avete ancora fatto e vi aspettiamo su passioneinter.club per commentare l'Inter insieme ad una community sana, dei tifosi sani che tifano Inter davvero con il cuore. Mi raccomando, passioneinter.club.